L'intrigo internazionale che può assolutamente ribaltare la fascia destra dell'Inter, che può accelerare e cambiare, stravolgere il mercato dell'Inter in vista della finestra di gennaio, in seguito ad un infortunio che si è verificato ieri pomeriggio e che potrebbe paradossalmente stravolgere i piani dell'Inter. Amiche e amici di Passione Inter, ben ritrovati in questo nuovo contenuto. Si parla tanto di calciomercato, manca meno di una settimana all'apertura della finestra invernale. Manca una settimana esatta invece al ritorno in campo, perché l'Inter il 4 gennaio giocherà contro il Napoli nella 16ª giornata, per cui manca sempre meno. La squadra sta lavorando con grande intensità, è già tornato Brozovic, a breve tornerà anche Lautaro Martinez. Parliamo di calciomercato, prima però vi invito, se non l'avete ancora fatto, ad iscrivervi al canale YouTube di Passione Inter e di lasciare un bel like qui in basso a questo video e ovviamente a lasciare tanti bei commenti. Partiamo da quanto successo ieri pomeriggio, perché il Chelsea ha dovuto fronteggiare la ricaduta, l'infortunio di Reece James. Parliamo di ricaduta perché si era fatto male ad inizio ottobre in occasione del match contro il Milan. Stiamo parlando di un terzino destro molto forte, probabilmente sarebbe stato anche titolare dell'Inghilterra ai mondiali di Qatar, appunto però per l'infortunio al ginocchio accusato contro il Milan è stato costretto a non poter vivere quello che è un sogno per tutti i calciatori, saltare il mondiale. Ieri è rientrato nella vittoria convincente del Chelsea, al minuto 52 però è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per quella che a tutti gli effetti sembra essere una ricaduta. Sempre lo stesso ginocchio, tanto dolore, il calciatore è uscito in lacrime e zoppicante. Quindi speriamo ovviamente possa essere meno grave del previsto, però dalle parole del post partita di Graham Potter, il tecnico del Chelsea, non sembra filtrare grande ottimismo, dunque si prevede un lungo stop ancora una volta per James, perché questo evento può avere delle ripercussioni dirette sull'Inter, perché si è tanto parlato di Denzel Dumfries nelle ultime settimane, dell'evoluzione che ha avuto nell'ultimo anno e mezzo e del valore che è cresciuto soprattutto in occasione dell'ultimo mondiale, quel match giocato stravinto contro gli Stati Uniti nel quale Dumfries ha chiuso con 2 assist e un gol che ha fatto schizzare il suo valore sui 60 milioni di euro. Il Chelsea, tra i club che hanno seguito negli ultimi mesi Denzel Dumfries, è sempre stato tra i più interessati. Adesso di ruolo si ritrova solamente Azpilicueta, un giocatore che comunque è molto affidabile, un po' avanti con gli anni e che sembra essere giunto a fine ciclo con il Chelsea, dovrebbe andar via di fatti al termine della stagione. Al Chelsea serve un titolare, un titolarissimo, in ogni caso sarebbe andato a caccia di Dumfries il prossimo giugno, la prossima estate. Adesso però è costretto a rivedere i suoi piani e a questo punto potrebbe verosimilmente anticipare il colpo Dumfries. I rapporti tra l'Inter e il Chelsea sono ottimi, lo testimonia l'operazione Romelu Lukaku, che ha portato il ritorno del gigante belga a Milano la scorsa estate in prestito per 8 milioni di euro. L'Inter però non vuole scendere sotto i 60 milioni di euro. Escludiamo in questa fase che possano incrociarsi le due operazioni, quella di Lukaku che all'Inter è tornato sì ma in prestito secco, e quella di Dumfries, perché l'Inter da Dumfries vuole 60 milioni di euro cash, non vuole contropartite, non vuole inserire contropartite o comunque il nome di Romelu Lukaku. Questo di base, poi capiremo se effettivamente il Chelsea tornerà prepotentemente in questa finestra di gennaio su Dumfries. Bisognerà attendere comunque gli esami strumentali per Reece James e poi capire eventualmente se il Chelsea tornerà o meno a bussare alla porta dell'Inter. Qualora Dumfries dovesse andar via, perché per il Chelsea raggiungere la valutazione di 55-60 milioni di euro non è impresa affatto impossibile, qualora Dumfries dovesse andar via, ecco, l'Inter ad oggi avrebbe soprattutto 2 nomi. Ce n'è anche un terzo che porta il nome di Manuel Lazzari della Lazio, che è un po' il pallino da sempre di Simone Inzaghi, però ha rinnovato di recente con la Lazio. Tra i profili che andiamo a vedere adesso è quello più grande a livello anagrafico, quindi attenzione, questo potrebbe fare la differenza. La Lazio un osso duro, lo abbiamo visto con l'operazione Correa, un giocatore che ha rinnovato da pochi mesi, ecco, difficilmente per l'Inter sarà così facile riuscire a strapparla alla Lazio. Comunque, i due profili dei quali dobbiamo parlare sono
Mazraoui da una parte e Buchanan dall'altra. Partiamo da Mazraoui, esterno marocchino di proprietà del Bayern Monaco. Il Bayern Monaco l'ha acquistato la scorsa estate a costo zero in uscita dall'Ajax, in realtà lo aveva bloccato già nella seconda parte della scorsa stagione, anticipando la grande concorrenza che c'era in Europa, ma anche in Italia c'erano diversi club. Un mondiale convincente con il Marocco, giocato però a sinistra, è stato dirottato sull'altra corsia perché a destra c'era Hakimi, quindi era impossibile da rimuovere dalla corsia destra. Comunque un mondiale convincente, al Bayern Monaco non ha trovato tantissimo spazio, comunque quello che si aspettava, anche per la concorrenza. C'è Pavard ad esempio al Bayern Monaco, un'altra pedina che potrebbe tornare utile all'Inter, anche se ad oggi non interessa particolarmente. Comunque Mazraoui, interessante, giocatore che dà l'impressione di dover ancora dimostrare tanto, di poter esplodere. Ancora non lo ha evidentemente fatto al Bayern Monaco, anche se ha giocato, ripetiamo, un buonissimo mondiale come tutto il Marocco. Il problema, l'ostacolo, la valutazione. Si parte da una base di 28 milioni di euro, è vero che il Bayern Monaco lo ha strappato a costo zero, quindi non sarà particolarmente esigente qualora decidesse di venderlo, però ecco, parliamo di una cifra che sfiora i 30 milioni di euro, quindi per l'Inter, anche incassando 60 milioni, non sarebbe così facile riuscire ad accontentare il Bayern Monaco. Altra pedina, Buchanan, giocatore estremamente interessante, più giovane rispetto a Mazraoui, è un 99 Buchanan, mentre Mazraoui è un classe 1997. Su Buchanan abbiamo parlato tanto, abbiamo speso tante parole, giocatore anche lui sorprendente con il Canada nei 3 match giocati in quest'ultimo mondiale, di proprietà del Bruges, che l'ha prelevato dalla MLS, una grande intuizione di mercato. Giocatore estremamente duttile, nasce come esterno d'attacco in realtà, però può interpretare tanti ruoli. Da esterno d'attacco poi in Europa ha giocato tanto da esterno a tutta fascia, in un centrocampo a 5, quindi lo stesso centrocampo più o meno, lo stesso sistema che utilizza l'Inter. Al Bruges ha anche fatto il terzino, sia a destra che a sinistra, può giocare su entrambe le fasce, lui è un piede destro, nasce effettivamente da esterno destro, però dà l'impressione di rendere ancora di più, di poter creare superiorità quando invece gioca a sinistra, perché è abile spesso a rientrare, è un giocatore che non ha difficoltà a puntare l'uomo e a superarlo. Tecnicamente sembra veramente forte da quello che ci ha fatto vedere al Bruges in questi ultimi mesi. Un giocatore realmente tanto interessante, forse anche di più rispetto a Mazraoui, e qui dobbiamo far coincidere anche un altro discorso che riguarda la valutazione del suo cartellino, perché se Mazraoui sfiora i 30 milioni di euro, nel caso di Buchanan parliamo di una valutazione secondo Transfermarkt che parte da 12 milioni di euro. In realtà si potrebbe andare oltre 15 per arrivare ai 18-20, non oltre, però difficilmente si andrà oltre 20 milioni. Questa sì che è una cifra che l'Inter potrebbe spendere, eventualmente sborsare, qualora vendesse, riuscisse a vendere Dumfries a 60 milioni di euro. Vi lascio anche in descrizione il link in cui parliamo di Buchanan in maniera molto approfondita per vedere da più vicino le sue caratteristiche tecniche e tattiche. È un giocatore molto completo. Ovviamente non possiamo sapere ad oggi, non possiamo garantire l'affidabilità in un campionato molto tattico come quello italiano. Tanti esterni storicamente hanno avuto bisogno di tempi di adattamento. Lo stesso Dumfries lo scorso anno, Cancelo quando giocò all'Inter. Hakimi forse è stato tra tutti gli esterni più forti degli ultimi anni che ha visto il campionato italiano quello che ha necessitato meno tempo a disposizione per esplodere, ma Hakimi veniva da 2 stagioni ottime in Bundesliga ed era un giocatore già pronto, l'Inter difatti lo aveva pagato anche parecchio dal Real Madrid, visto che il cartellino era di proprietà del Real. Questi sono comunque 2 nomi più interessanti che intrigano non solo noi, ma soprattutto l'Inter. Per completare con le ultime notizie che riguardano il calciomercato dell'Inter in questo momento, facciamo altri 3 nomi già noti. Ci sono degli aggiornamenti. Il primo su Carlos Alcaraz, giocatore che l'Inter continua a seguire. Abbiamo parlato del viaggio di Bacin in Argentina di qualche settimana fa per vedere diversi talenti, tra cui appunto Carlos Alcaraz, centrocampista di proprietà del Racing di Avellaneda. Anche in questo caso ne abbiamo parlato tanto nel nostro
canale. L'Inter lo segue, l'idea del club nerazzurro è quella di portare avanti la trattativa per il prossimo giugno, ma soprattutto riuscire a fare quello che hanno fatto Benfica e Brighton con 2 giocatori, Enzo Fernandez e Alexis McAllister, perché sia Fernandes che McAllister sono i 2 nomi del momento, tutti li vogliono, hanno giocato un mondiale sorprendente da titolari, all'improvviso quasi dell'Argentina, e adesso hanno una valutazione spaventosa. Di Enzo Fernandez si parla già di 90-100 milioni di euro di valutazione, miglior giovane tra l'altro del mondiale in Qatar. Per quanto riguarda McAllister, da 30 milioni ha guadagnato 20 milioni di euro solo grazie al mondiale, schizzando quindi sui 50. Nome tra l'altro che anche l'Inter ha seguito, ma queste cifre, e in questo genere soprattutto, sembra veramente irrealistico. Comunque l'idea dell'Inter è quella appunto di anticipare tutti e in un primo step portare in Europa Carlos Alcaraz, così da poter anticipare altri club come hanno fatto Benfica e Brighton, e ritrovarsi tra un paio d'anni un possibile crack del calcio argentino, un bel tesoretto anche, perché no, da poter poi valorizzare sul mercato. Ad oggi è comunque difficile pronosticare quello che sarà il percorso di Carlos Alcaraz, giocatore però anche lui tanto tanto interessante. Su Marcus Thuram c'è una novità, l'ha riportata questa mattina la Gazzetta dello Sport, vale a dire che l'Inter avrebbe in mente di offrire al calciatore un contratto da 5 anni a 5 milioni di euro netti a stagione. Un contratto importante se consideriamo le cifre del campionato italiano, se poi le andiamo a comparare con altri campionati non sembrano cifre così faraoniche, però rispetto alla media italiana è un ottimo contratto soprattutto per la durata, perché parliamo di 5 anni di contratto e per il ruolo che l'Inter andrebbe a garantire a Thuram, vale a dire un ruolo da protagonista nell'attacco nerazzurro. Sul calciatore la linea è sempre la stessa, l'Inter si sente in corsa con questa offerta, l'Inter è abbastanza fiduciosa, sempre però per il prossimo giugno, quando il contratto di Thuram andrà in scadenza con il Borussia Mönchengladbach. Per questo gennaio però, qualora dovesse, lo ripetiamo ancora una volta, qualora dovesse arrivare il Newcastle con 15 milioni di euro cash, lo andrebbe a prendere dal Borussia Mönchengladbach anticipando tutti, e quindi l'Inter andrebbe a dire addio a Thuram. Tutto dipenderà appunto dalla concorrenza, ma in ottica giugno l'Inter si sente abbastanza forte, comunque non dipende solamente dal club nerazzurro. L'ultimo nome, un'altra idea, è quella che porta a Rodrigo Becao. Un'idea per la difesa, stiamo parlando ovviamente più di una seconda linea che di un futuro titolare, anche se ha fatto benissimo negli ultimi anni, in questa stagione in particolare con l'Udinese. Ne ha parlato questa mattina il Corriere dello Sport. L'Udinese è una bottega abbastanza cara, un po' come il Bruges, ed è sempre una squadra che valorizza tanti talenti, tra questi Rodrigo Becao, arrivato da sconosciuto, diventato invece negli anni un difensore quantomeno affidabile per il campionato italiano. La valutazione va sui 20 milioni di euro, lui però va in scadenza di contratto nel giugno 2024, questo potrebbe far quantomeno dimezzare il suo valore, parliamo sempre della prossima estate, quindi sui 10-12 milioni di euro. È comunque un'idea, l'Inter ha delle situazioni in ballo, il contratto in scadenza di De Vrij, quello in scadenza di Skriniar, il prestito di Acerbi, e in questo momento non sappiamo meno se verrà riscattato, anche D'Ambrosio va in scadenza, anche lo stesso Darmian, anche se su Darmian i discorsi sono abbastanza avanzati, e quindi l'Inter sta prendendo in considerazione profili come Smalling a costo zero, quello di Becao che può partire ad un costo agevolato, e poi deciderà il prossimo giugno a seconda anche di come andranno i vari rinnovi o il riscatto di Acerbi. Questo è tutto sulle notizie più importanti delle ultime ore sul calciomercato dell'Inter. Ieri abbiamo parlato anche di campo, perché domani si gioca, saremo in diretta dalle 16:30 per Sassuolo Inter, per seguire sul nostro canale l'amichevole, l'ultima amichevole dei nerazzurri prima del ritorno in campo, per sapere le ultime notizie di mercato, ma non solo, soprattutto di campo, dal ritorno di Brozovic, quello di Lautaro, la condizione di D'Ambrosio e Correa, quella di Romelu Lukaku che continua a migliorare sempre di più. Vi lascio, per chi ci segue in podcast, in descrizione il link sul nostro ultimo episodio nel quale facciamo un bel aggiornamento in vista del ritorno del campionato. Per chi invece ci sta seguendo su YouTube vi lascio proprio qui il link e noi ci rivediamo in diretta questo pomeriggio dalle 19:30.